Amici, dopo avervi mostrato come aggiungere in sovraimpressione sui video che giriamo con la nostra GoPro i dati del GPS, quindi velocità, altitudine, piuttosto che percorso, eccetera, eccetera, oggi vi faccio vedere come è possibile fare la stessa cosa anche con la Insta360. Io sto utilizzando la Insta360 One R. Ora, ho fatto, purtroppo la giornata non è proprio ottima per fare il solito test in bicicletta, quindi ho aggiunto le informazioni che vengono ricevute dal GPS su un video che ho girato sul balcone. Solo che volevo farvi vedere una cosa interessante, cioè a differenza della GoPro che registra un video che più o meno può essere facilmente, velocemente esportabile senza necessità di post lavorazione troppo complicate, in realtà la Insta360 ha un formato specifico proprietario che è quello che permette al video di immagazzinare tante altre informazioni e che ci permette di rendere il video fruibile per un sacco di lavorazioni diciamo in post produzione. Personalmente non sono un fanatico della post produzione, però vi dico che generalmente un minimo di post produzione la faccio sempre, anche banalmente per tagliare delle piccolissime scene, aggiungere dei dettagli in sovraimpressione, quindi dei chiarimenti più che altro che spesso mi capita di dover fare. Quindi, dal momento che questa operazione io la faccio più o meno sempre, preferisco registrare con la Insta360 non in maniera tale che il video sia in MP4, ma lo faccio registrare nel formato proprietario che mi permette poi di avere un sacco di altre informazioni, ma tra cui anche i dati recuperati dal GPS, però vi faccio vedere proprio in diretta di che cosa sto parlando. Vedete i primi due video, quelli di circa 30 secondi, sono registrati nello stesso posto, ho cercato di fare grosso modo la stessa scena. Partiamo col primo. Allora, guardate questo video, è girato in 4K, ora ve lo faccio vedere e vi faccio notare una cosa, premendo sul video appaiono queste iconcine in basso che sono le cose che posso fare con il video, quindi le funzionalità che l'app ci mette a disposizione. Ok, scaricarlo, piuttosto che fare un ritaglio, piuttosto che modificare la velocità del video, applicare un filtro qualsiasi. Questo direttamente sottolineo che si tratta di video che sono ancora sulla fotocamera, quindi non li ho scaricati sulla memoria del telefono. Quindi conferma di non volerlo salvare. Scusate, torniamo un attimo sul video. Quindi dicevamo aggiungere musica piuttosto che contrassegnare come video tra i preferiti, oppure ancora scegliendo i tre puntini in alto a destra posso applicare il filtro qualora si tratti di una ripresa sott'acqua, effettuata sott'acqua, piuttosto che vedere altri dettagli, ma come vedete le funzionalità disponibili sull'app per questo video finiscono qui, ok? Questo è un video registrato con come se fosse un qualsiasi video MP4, quindi diciamo che questo video volendo io potrei esportarlo velocemente su YouTube o su qualsiasi altro dispositivo senza dover fare nulla. Bene, ora, per carità, non è venuto male, però per fare delle successive elaborazioni dovrei necessariamente passare dal PC, quindi caricarlo sul PC e sul PC in realtà avrei modo di modificarlo un pochino. Quindi, che ne so, modificare la visuale piuttosto che applicare qualche altra, eventualmente in sovraimpressione i dati del GPS recuperati in qualche altro modo. Però chiaramente un rompimento in più. Poi diciamo che questo video è registrato alla stregua di quello che succede con la GoPro. Quindi questo è, ci posso fare poco, lo posso esportare. Punto. Guardate invece che succede facendo lo stesso video nello stesso posto. Quindi apro l'altro video. Questo è stato girato utilizzando invece il formato, non il formato MP4, ma un formato proprietario della Insta. Faccio un attimo andare avanti. Quindi stessa posa, stesso orario, stesso tutto.
Guardate cosa posso fare. Posso subito, a fianco al tastino scarica, come quello di prima, posso cambiare l'inquadratura. E questa è una cosa secondo me interessantissima perché io posso voler modificare l'inquadratura che avevo pensato all'inizio, perché all'inizio magari mi serviva un'inquadratura molto ampia, ma adesso voglio fare il dettaglio su un particolare. E questo dettaglio sul particolare lo posso fare semplicemente toccando quest'iconcina qui. Vi faccio vedere come cambia l'inquadratura. Adesso è stretta, vedete come ha fatto lo zoom? Faccio ancora andare avanti, no, voglio cambiarla. Ultra wide. Spettacolo, chiaro. Si introduce un po' l'effetto fisheye man mano che si aumenta, che si amplia lo zoom, però dipende dal contesto in cui io voglio effettuare le riprese e se voglio banalmente modificare le mie esigenze, quindi evitare il distorcimento che introduce il grandangolo e quindi tornare a una modalità di ripresa più lineare, basta che lo posso fare tranquillamente in post-produzione direttamente sul cellulare in 20 secondi, anzi in un secondo come avete visto, in un click. Vedete? Addirittura posso anche restringere l'obiettivo, ma il tutto con il minimo sforzo. Quindi questa è una caratteristica in più che ci dà la, diciamo, la modalità di registrazione pro, che vi faccio vedere adesso magari mettendo in sovraimpressione un video che mostra come poter selezionare questa specifica modalità direttamente a livello di configurazione della nostra Action Cam. Sottolineo una cosa, che dall'app non sono riuscito a switchare tra modalità Basic e Pro, ma ho dovuto fare questa operazione direttamente dalla Action Cam. Magari ci sarà pure dall'app la possibilità di farlo, però l'ho fatto solo. Allora, amici, come vi avevo anticipato, le due modalità che permettono di differenziare le riprese fatte con la nostra Insta360 sono selezionabili qui. Mi rendo conto che si vede male, però ci riprovo. Ecco, premendo in pratica, ve lo rifaccio, vi faccio vedere di nuovo. Premendo qui mi si apre questo menu dove i due tab in alto fanno vedere Pro da una parte e Basic dall'altra. La modalità Pro, oltre ad abilitarmi a più risoluzioni e più soprattutto FPS, mi dà poi la possibilità in post elaborazione di fare un sacco di roba, come avete visto. Selezionando invece la Basic, vi faccio vedere. Vabbè, questo ci avverte che ci sono delle funzionalità, meno funzionalità disponibili in questa modalità, ma va bene. Vi faccio vedere come in 4K possiamo solo registrare fino a 30 fps. Gli altri FPS selezionabili sono di meno, mentre nell'altro caso arrivavamo fino a 60, ma non è tanto questa la differenza quanto le possibilità infinite che la modalità Pro ci lascia fare in post elaborazione. Quindi personalmente registrerò sempre e solo in modalità Pro, di sicuro almeno a 60 fps, sulla risoluzione tra 4K e 2K, quello a seconda dei casi. Poi, andando avanti, tornando quindi a quello che è l'oggetto principale del video, dunque aggiungere i dati di velocità, di GPS, diciamo i dati, quelli che vengono definiti statistiche. Ah, un'altra cosa, li metto direttamente premendo i tre puntini in alto e selezionando statistiche. Un'altra cosa, qui ho anche modo di disabilitare la stabilizzazione. Con questa modalità di ripresa posso fare anche questa, diciamo, questa differenza. Vi faccio vedere il video senza stabilizzazione come perde. Camminavo, tenevo in mano male la action cam, vedete però qual è la resa del video. Chiaramente peggiora, ma migliora l'angolo perché di solito il video stabilizzato tende a... Aspettate, ecco. La resa fa un po' pena. Vediamo con la stabilizzazione. Non si nota proprio. Io sto camminando, quindi insomma la differenza è abbastanza netta. Dicevamo, aggiungiamo i dati del GPS. Quindi, premendo statistiche, appare un nuovo menu che dà un sacco di funzionalità di cui possiamo disporre, che possiamo quindi aggiungere sul nostro video.
Dunque, proviamo ad aggiungerle tutte e vi faccio vedere qual è la resa. Ecco, elevazione, pendenza, direzione, l'overview di quello che è il tragitto che facciamo. In basso vedete il contachilometri. Come vedete, diciamo che è abbastanza immediata la modifica. Fatto quello che dobbiamo fare, segno di spunta e il video con tutti i dati è pronto. Quindi, come avete visto, banale e veloce. A questo punto posso semplicemente decidere di scaricarlo e poi vedete, lo sta in questo modo scaricando e poi successivamente lo esporterò sulla piattaforma che preferisco. Allora, piccola rettifica, dopo aver salvato il file ce lo troveremo in locale, quindi una volta che il file è in locale, come vedete ha tutti i dati GPS presenti in sovraimpressione al video stesso. A questo punto possiamo scegliere di salvarlo, se riesco. E scegliere un pochino come lo vogliamo esportare. Quindi in questo caso magari lo mettiamo in Full HD, tutti i settaggi mi sembrano corretti. Dunque salva e adesso il file viene esportato in maniera tale da farmelo ritrovare direttamente in galleria. Spero di esservi stato utile, come al solito commentate, insomma, ditemi la vostra e vedrò di rispondervi alla meglio. Ciao a tutti!